Buonasera a tutti e benvenuti su Bravocast Italiano. Sono Stefano e come sempre sono qui con la mia collega Angela. Stasera parliamo di qualcosa di molto importante, qualcosa che molte persone non dicono mai ad alta voce. Esatto, Stefano. Benvenuti a tutti voi che ci seguite da casa. Stasera parliamo di un ostacolo che quasi tutti gli studenti di italiano incontrano, ma che pochi riconoscono davvero. Parliamo delle emozioni. Sì, le emozioni. Non parliamo di grammatica, non parliamo di vocabolario, parliamo di paura, di imbarazzo, di insicurezza. Queste cose bloccano le persone molto più di qualsiasi regola grammaticale. Io ricordo quando ho iniziato a studiare una seconda lingua. Avevo tanta paura di sbagliare. Pensavo sempre, e se dico una cosa stupida? E se le persone ridono di me? Questa paura è normalissima, ma il problema è che questa paura diventa un muro invisibile che impedisce alle persone di parlare, di praticare, di migliorare. E voi, amici, avete mai sentito questa paura? Scriveteci nei commenti. Vogliamo sapere, avete mai avuto paura di parlare italiano con qualcuno? Sì, raccontateci la vostra esperienza. Ogni storia è diversa e ogni storia è preziosa. Tante persone pensano di essere le uniche ad avere questa paura, ma non è così. Assolutamente no. Questa paura è comune, è umana. Quando impariamo qualcosa di nuovo, il nostro cervello ha paura di fare errori. È una reazione naturale. Ma dobbiamo capire una cosa fondamentale. Gli errori non sono cattivi, gli errori sono necessari. Senza errori non c'è apprendimento. È impossibile imparare una lingua senza sbagliare. Esatto. Pensa a un bambino che impara a camminare. Cade tante volte, ma non si ferma. Non pensa, sono stupido, non riesco a camminare. Continua a provare. E alla fine cammina. È lo stesso con una lingua. Devi cadere, devi sbagliare, devi sentirti un po' ridicolo a volte, ma poi, pian piano, le parole arrivano più facilmente. C'è un altro problema emotivo che vedo spesso. Molte persone confrontano il loro italiano con l'italiano di persone che parlano da anni e poi si sentono scoraggiati. Ah sì, il confronto. È uno dei nemici più grandi dell'apprendimento. Quando ti confronti con qualcuno che parla meglio di te, ti senti piccolo, ti senti inadeguato. Ma non è giusto! È come confrontare un bambino di 6 anni che impara a leggere con un adulto che legge romanzi. Non ha senso. Ogni persona è nel suo percorso. Voi che ci ascoltate, cercate di non confrontarvi con gli altri. Confrontatevi solo con voi stessi di ieri. La domanda giusta è: parlo meglio di ieri? Conosco più parole di ieri? Se la risposta è sì, anche solo un pochino, stai andando nella direzione giusta. Il progresso non deve essere grande per essere reale. Poi c'è un'altra barriera emotiva molto comune: la vergogna dell'accento. Molte persone hanno paura di parlare italiano perché pensano che il loro accento suoni strano o brutto. Oh, questo lo sento spesso. Le persone dicono: il mio italiano suona strano, la mia pronuncia è terribile, le persone capiscono subito che non sono italiani. E allora? Non è un problema? Gli italiani adorano quando qualcuno cerca di parlare la loro lingua. Non importa se hai un accento straniero, quello che importa è che ci stai provando. È vero, quando qualcuno cerca di parlare la tua lingua anche con errori, ti senti rispettato, ti senti che quella persona apprezza la tua cultura. Io ho parlato con molti italiani nel corso degli anni e posso dirvi, loro sono felici quando sentono qualcuno che prova a parlare italiano. Non ridono, aiutano. E questo ci porta a un altro punto importante, la solitudine nell'apprendimento. Tante persone studiano italiano da soli, a casa, con un libro o un'applicazione. E questo può essere molto solitario. Sì, e quando sei solo, le tue insicurezze diventano più grandi. Non hai nessuno che ti incoraggia, nessuno che ti dice bravo, stai andando bene, continua così. Per questo è importante trovare una comunità, un gruppo di persone che stanno imparando insieme a te, persone che capiscono le tue frustrazioni, le tue paure, le tue gioie. E voi avete una comunità? Studiate italiano da soli o con altri? Scriveteci nei commenti, siamo curiosi. Anche seguire un canale come Bravocast Italiano è un modo per sentirsi parte di qualcosa. Sapere che ci sono migliaia di persone in tutto il mondo che stanno imparando insieme a te. Esatto.
Non siete soli, mai. Ogni volta che ascoltate un episodio, siete in compagnia di tanti altri studenti di italiano come voi. Adesso voglio parlare di qualcosa che mi sta molto a cuore. Il momento del blocco. Conosci quel momento? Stai cercando di dire qualcosa in italiano, sai cosa vuoi dire, ma le parole non arrivano. Ah sì, il blocco! È una sensazione terribile. Il tuo cervello si ferma, il tempo sembra passare lentamente e tu ti senti completamente vuoto. E in quel momento molte persone si arrendono, passano all'inglese o si scusano e smettono di parlare. Ed è comprensibile, ma non è la soluzione. La soluzione è respirare. Davvero. Quando hai il blocco, fai un respiro profondo. Dai al tuo cervello un secondo per trovare le parole. Non devi essere veloce. La comunicazione non è una gara. E se le parole non arrivano, usa altre parole. Descrivi quello che vuoi dire con parole più semplici. È una tecnica che funziona molto bene. Per esempio, se non ricordi la parola per ombrello, puoi dire quella cosa che usi quando piove, quella cosa che tieni sopra la testa per non bagnarti. Le persone capiscono? Esattamente. La comunicazione non è perfetta, non deve essere perfetta. L'importante è trasmettere un messaggio, non recitare un testo perfetto. C'è anche un aspetto emotivo che riguarda le aspettative. Molte persone iniziano a studiare italiano con aspettative molto alte. Pensano, in 6 mesi parlerò italiano perfettamente. E poi dopo 6 mesi vedono che non parlano ancora perfettamente e si sentono delusi, si sentono come falliti. E questo è molto triste perché in realtà hanno fatto progressi enormi. Le aspettative non realistiche sono molto pericolose per la motivazione. Se ti aspetti troppo e non ottieni quello che volevi, rischi di arrenderti. Per questo è importante avere obiettivi piccoli e raggiungibili. Non dire voglio parlare italiano perfettamente. Di invece voglio capire una canzone italiana questa settimana. Voglio ordinare un caffè in italiano al bar. Piccoli obiettivi, grandi soddisfazioni. Ogni piccola vittoria ti dà energia per continuare, ti fa sentire che stai progredendo e quella sensazione è meravigliosa. Voi avete un piccolo obiettivo per questa settimana? Scrivetelo nei commenti. Vogliamo sapere cosa volete imparare o fare in italiano nei prossimi giorni. Sì, condividete il vostro obiettivo con noi e con gli altri ascoltatori. A volte dire un obiettivo ad alta voce o scriverlo ti aiuta a mantenerlo. Adesso parliamo di qualcosa di molto interessante. Il rapporto tra le emozioni e la memoria. Sapete che quando sei emotivamente coinvolto ricordi le cose meglio? Sì, è vero, il nostro cervello ricorda meglio le cose che hanno una connessione emotiva. Se impari una parola italiana in un contesto emotivo, è più probabile che tu la ricordi. Per esempio, se impari la parola cuore in un brano musicale che ami, la ricorderai molto meglio che se la impari da un elenco di vocaboli. Quindi il consiglio è: connetti l'italiano alle tue emozioni. Ascolta musica italiana che ti piace, guarda film italiani che ti fanno ridere o piangere, leggi storie che ti emozionano. Quando l'italiano diventa parte della tua vita emotiva, smette di essere solo uno studio. Diventa qualcosa di personale, qualcosa che ami. E quando ami qualcosa, non hai paura di farlo, non hai paura di sbagliare, perché sai che anche gli errori fanno parte del viaggio. Voglio condividere una cosa con voi. Ho parlato con molti studenti di italiano nel corso degli anni e quelli che hanno più successo non sono necessariamente i più intelligenti o i più studiosi. No, sono quelli che non hanno paura di fare brutta figura, sono quelli che parlano anche quando non sono sicuri, sono quelli che ridono dei propri errori invece di vergognarsi. Esattamente. L'attitudine è tutto. Se entri in una conversazione con leggerezza, con curiosità, con voglia di imparare, anche gli errori diventano momenti di apprendimento. E invece, se entri in una conversazione con paura, con rigidità, con la voglia di sembrare perfetto, ogni errore diventa una piccola catastrofe emotiva. Quindi il nostro invito per voi oggi è questo. Siate gentili con voi stessi. L'italiano è bellissimo, ma richiede tempo, richiede pazienza e richiede coraggio. Sì, coraggio, ogni volta che aprite la bocca per dire qualcosa in italiano, state facendo un atto coraggioso. Siete fuori dalla vostra zona di comfort e questo è meraviglioso. Prima di salutarvi, vogliamo sapere
Qual è la vostra paura più grande quando parlate italiano? Scriveteci nei commenti, leggete le risposte degli altri, vi renderete conto che non siete soli. E se qualcuno di voi sta vivendo un momento difficile con lo studio dell'italiano, se vi sentite bloccati o scoraggiati, mandate un messaggio. Siamo qui per voi. Bravo Cast! Italiano non è solo un canale, è una comunità, una famiglia di persone che amano l'italiano e che si supportano a vicenda. Grazie di cuore a tutti voi per essere qui con noi stasera. Il vostro supporto significa tutto per noi. Ogni ascolto, ogni commento, ogni like ci dà la forza di continuare. Se questo episodio vi ha aiutato, condividetelo con qualcuno che sta imparando l'italiano. Forse c'è qualcuno nella vostra vita che ha bisogno di sentire queste parole. E non dimenticate di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. In questo modo non perderete nessun episodio futuro. Ci vediamo al prossimo episodio. Continuate a studiare, continuate a praticare e soprattutto continuate a credere in voi stessi. L'italiano è alla vostra portata. Buonasera a tutti e a presto su Bravo Cast Italiano. A presto! Buonasera!